I carciofi sono un piacere per il palato e una delizia in molte ricette, specialmente durante questa stagione. Si sa, d'altronde fanno molto bene, ma quali sono realmente i benefici per la nostra salute? Bene, allora nella fantastica puntata di oggi esploreremo dettagliatamente questa pianta ampiamente utilizzata nella dieta mediterranea che oltre ad essere una ricchissima fonte di vitamine e minerali offre una vasta gamma di proprietà benefiche, quindi preparatevi per un viaggio alla scoperta di un alimento davvero straordinario, quindi iniziamo subito, andiamo! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, in questo canale parlo di orto, di piante, anzi in particolare di quelle piante definite officinali i cui studi hanno verificato avere effetti benefici sulla nostra salute. Prima di iniziare, breve disclaimer, è importante sottolineare che le informazioni che vengono presentate in questo video sono basate su ricerche scientifiche e che troverete tutti i riferimenti agli studi e alle ricerche effettuate in descrizione, così avrete anche la possibilità di approfondire in piena autonomia, il che è una cosa che vi consiglio vivamente perché, come si dice, chi non vede non crede. E adesso cominciamo. Beh, inizierei con il dire che il carciofo è una delle piante più antiche coltivate al mondo. I suoi estratti ottenuti da diverse parti della pianta, dalle foglie, dai frutti ma anche dalle radici, sono stati utilizzati come medicamenti da tempo immemorabile. Pensate che gli effetti farmacologici e terapeutici del carciofo sul fegato erano già ben noti nel XVII secolo, anzi nell'antico Egitto e nell'impero romano si utilizzava il carciofo per le sue rinomate proprietà digestive. Gli studi moderni, iniziati all'inizio dello scorso secolo, però, oltre a confermare le proprietà stimolanti degli estratti di carciofo sul fegato e sulla cistifelle, hanno scoperto altre proprietà terapeutiche come l'attività antiossidante, antinfiammatoria, ipoglicemizzante e proprietà diuretiche e veramente tantissime altre, anzi vediamole insieme e soprattutto nel dettaglio. Il carciofo è una fonte ricca di diverse vitamine, tra cui la vitamina B, la vitamina C, la vitamina E e la vitamina K, e deve le sue proprietà benefiche all'alto contenuto di un composto polifenolico, la cinarina. È facile intuire che il nome del noto amaro, il cinar, sia stato proprio ispirato al suo principio attivo. Infatti uno dei tanti benefici è proprio quello di favorire la digestione, visto che anche diversi studi hanno confermato che va a stimolare la produzione di succhi gastrici, riducendo i sintomi legati al gonfiore addominale. Ma andiamo per gradi, visto che questo è solo un beneficio che definisco secondario. Infatti recenti studi si sono invece concentrati sulla capacità di questa pianta di ridurre il colesterolo LDL, quello comunemente noto come colesterolo cattivo, e questo tra l'altro avviene attraverso una serie di meccanismi biologici che provo a semplificare. Allora, da un lato abbiamo le proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l'infiammazione cronica, che tra l'altro spesso è associata a condizioni come l'obesità o il diabete di tipo 2. Dall'altro però l'aumento della produzione di bile associata al consumo di carciofo aiuta le cellule ad assorbire in maniera più efficace e direi anche più efficiente l'eccesso di glucosio nel sangue, tenendo così sotto controllo i livelli di zucchero. Questa proprietà denominata ipoglicemizzante, tra l'altro un termine abbastanza difficile, è però molto benefica e evita che si sviluppino placche nelle pareti delle arterie, riducendo così di conseguenza il rischio di malattie cardiovascolari come l'ictus e l'infarto. Quindi, ricapitolando, fa benissimo per ridurre il colesterolo cattivo e di conseguenza fa molto bene alla nostra salute cardiovascolare. Quindi mi raccomando, consumatene a quantità industriale. Prima di andare avanti però volevo invitarti ad iscriverti al canale Green Italy per supportarlo, ovviamente, perché se tutti fossimo iscritti in questo momento saremmo, pensate, oltre 3 milioni. A voi non cambia nulla, a me dà una mano fondamentale per continuare a portare avanti questo progetto di divulgazione sulle piante benefiche. Quindi grazie mille e torniamo al carciofo.
Essendo ricco di composti antiossidanti come i polifenoli e i flavonoidi, il carciofo ci aiuta anche a combattere lo stress ossidativo nel corpo, proteggendo le cellule dai danni causati dai cosiddetti radicali liberi. Questo, vorrei sottolinearlo, è un aspetto molto importante perché riduce il rischio di malattie croniche come l'aterosclerosi e alcuni tipi di tumore, quindi veramente da non sottovalutare. Ha inoltre proprietà epatoprotettive ed è per questo che il carciofo, anzi gli estratti di carciofo, sono stati utilizzati tradizionalmente per proteggere e soprattutto supportare la salute del fegato. La cinerina presente nel carciofo è infatti nota per promuovere la rigenerazione delle cellule epatiche, può aiutare a proteggere il fegato dai danni causati da tossine o sostanze nocive come l'alcol, i farmaci o altre sostanze chimiche, agendo come un vero e proprio detossinante. Tra l'altro, una delle principali caratteristiche della cinerina è quello di essere un diuretico e quindi ci consente di eliminare più facilmente le tossine attraverso l'urina. Ma non finisce qui, visto che possiede anche proprietà prebiotiche, vista la grande quantità di fibre ed in particolare dell'inulina, che favorisce lo sviluppo della microflora intestinale, che è molto benefica per la salute del nostro corpo, ma soprattutto del nostro intestino. Quindi, con così tante proprietà benefiche associate al consumo del carciofo, tra l'altro, per chi non lo sapesse, siamo anche i primi produttori al mondo, penso che sia anche importante comprendere come massimizzarne i benefici. Quindi, mantenendo il più possibile intatti i suoi benefici, andiamo a vedere come dovrebbe essere consumato il carciofo per sfruttare al pieno le proprietà terapeutiche. Andiamo! E quindi come lo consumiamo questo carciofo? Allora, sicuramente il modo migliore al fine di ottenere il massimo dei benefici, almeno secondo i consigli che ci vengono dai ricercatori, è quello di consumarlo crudo, tagliandolo a pezzettini, aggiungendoci un pochino di limone e utilizzandolo per condire insalate. In questo modo le vitamine, i minerali e i composti sensibili diciamo al calore eviteranno di perdersi durante la cottura. Altrimenti è da preferire la cottura al vapore, perché questo metodo di preparazione preserva meglio i composti bioattivi presenti nella pianta. Si raccomanda inoltre di scartare il meno possibile e di consumarlo intero, compreso il cuore, le foglie esterne, perché entrambe le parti contengono i composti utili per la nostra salute. Però diciamo che se volete cucinarlo in altro modo, perché di ricette ce ne sono tantissime, quindi chi non conosce il carciofo alla romana, il carciofo alla giudia, il consiglio che vi do è quello di non buttare le foglie, sia proprio le foglie vere e proprie, ma anche i petali, quelli più duretti che di solito scartiamo perché sono un pochino duri. Beh, pensate che con queste parti possiamo preparare un ottimo degotto benefico, facile, veloce, anzi ve lo faccio vedere. Dopo aver rimosso i petali esterni che non andiamo a consumare per la preparazione del nostro piatto, tagliali in piccoli pezzi per facilitare l'infusione. A questo punto metti le foglie in un pentolino e aggiungi acqua sufficiente a coprirle completamente. Porta l'acqua a ebollizione e poi lascia sobbollire per 15-20 minuti. A questo punto spegni il fuoco e lascia riposare ancora per alcuni minuti. Filtra il liquido attraverso un colino e il gioco è fatto. Bene, questa bevanda può essere servita calda, fredda, a seconda di quelle che sono le tue preferenze. Puoi aggiungere anche un pochino di limone per migliorarne il gusto e in questo modo non solo non avremo sprecato nulla, visto che anche costicchiano, ma soprattutto avremo la possibilità di godere di tutte le proprietà benefiche che abbiamo visto in questo video. Anzi, ti ricordo, mi raccomando, di lasciare un like, di iscriverti al canale e soprattutto di condividere questo video con amici e amiche a cui sarà sicuramente molto utile. Bene, allora io per oggi non mi dilungo ulteriormente e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!